Oggi è stata data la notizia che domenica sera alla stazione Termini, in particolare a Via Giolitti, davanti al famoso McDonald's che noi vi raccontiamo sempre, un'area veramente difficile dove vicino c'è anche l'incrocio con Via Daniele Manin, un uomo, un milanese di 46 anni, è stato accoltellato in maniera grave da 3 persone perché volevano rubargli il telefono e pochi soldi. Si è ritrovato in quella zona perché ci capita in automatico, infatti faccio dei video dove dico evitate questa zona, e oggi è stata divulgata. Adesso non so perché oggi è uscita, considerando che siamo a mercoledì. Vi posso dire che fa riflettere come al solito, fa riflettere che queste cose le ho dette tantissime volte. E voi direte, Cicalo, la notizia ce la potevamo leggere da soli. Ho approfittato perché proprio oggi stavo alla stazione Termini, ho appreso la notizia oggi, me la stavano dicendo tutti lì alla stazione Termini, e in particolare mentre noi oggi eravamo andati alla stazione Termini per girare un altro video di un'altra zona che è la parte di San Lorenzo, dove ieri sera sono andate a fuoco le mura aureliane perché ci abitano dentro. Lì dentro per scaldarsi hanno acceso probabilmente un fuoco, ha preso fuoco tutto, e vi devo dire che è abbastanza grave che la torre delle mura aureliane prenda fuoco e nessuno faccia niente. Siamo entrati dentro, abbiamo trovato una scena agghiacciante e presto uscirà il video, che è un monumento storico dove in teoria non ci potrebbe entrare nessuno, dove sta per crollare perché è transennata, non ci sono neanche più le zone dove camminare, si cadrebbe di sotto. Ma la cosa più grave che è successa oggi è che mentre andavamo in quella direzione siamo passati vicino alla Tendopoli. Tra noi e la Tendopoli c'erano 2 grosse carreggiate di strada e noi eravamo sul marciapiede opposto. Mentre andavamo lì, la telecamera era spenta, a un certo punto è partita una sassaiola di sanpietrini raccolti da terra perché ci avevano riconosciuto a distanza. A quel punto la persona più svelta ha tirato fuori un telefono e ha iniziato a riprendere sto lancio di sassi e di oggetti. Considerate, il lancio di sassi e di oggetti è avvenuto con le macchine che passavano in mezzo. Loro dall'altra parte, oltre al lancio dei sassi, oltre al lancio di oggetti, con il rischio di prendere anche macchine che passavano, o scappavamo a gambe levate oppure, come siamo noi, siamo andati dall'altra parte cercando di dirgli oh, fermatevi un attimo, e da quel momento ho detto riprendi, perché dopo il lancio d'oggetti, dopo il fatto che siamo andati lì a cercare di farli smettere e ci siamo ritrovati gente col coltello, gente col bastone, gente con altri sanpietrini, non vi dico che la situazione è stata veramente delicata. Tutto questo per dirvi, Termini è un disastro. Voi direte perché vai sempre a Termini? Perché ogni qualvolta capito a Termini succedono le cose assurde. Al di là delle persone aggressive ci sono persone che non hanno aiuto da nessuno. Thomas per fortuna è tornato in Ghana. Misteriosamente dopo i video si sono sbloccate tutte le pratiche dei suoi documenti, complice anche un lutto che purtroppo ha avuto Thomas. Visto che i documenti gli sono arrivati, ha scelto di ritornare in Ghana. Mi spiace perché Thomas mi era molto simpatico, ma sono molto contento per lui perché vivere a Termini, in particolare in questo periodo stava per fortuna dormendo in una struttura del comune che almeno la notte lo faceva dormire in un letto, certo con altre persone, ma al caldo. Ci sono delle situazioni drammatiche e ogni giorno si aggiungono. C'è un nuovo ragazzo che non vuole né essere ripreso né essere aiutato. L'unica cosa che ha accettato, visto che girava scalzo, l'altro giorno gli ho comprato un paio di scarpe. Ovviamente non c'è il video che gli compro un paio di scarpe, lui tutto contento se le messe, il giorno dopo gliele avevano già rubate. Oggi gli ho portato un paio di scarpe nuove, solamente erano delle Adidas, appena le ha viste, terrorizzato le ha rifiutate. Voi immaginate col freddo, scalzo per la stazione Termini, che oltre al piede congelato rischia di farti male vetri, cose, eccetera, sporcizia, e la notte ancora peggio. Cioè lui già sapeva che lo avrebbero picchiato per togliergli quelle scarpe, ha preferito rimanere scalzo. Voi immaginate quanto sono drammatiche queste situazioni, oltre poi al signore con la gamba in putrefazione che non vuole essere aiutato. Anche lì purtroppo sarà l'unica soluzione un TSO, ma non lo decido io, lo devono fare i servizi sociali, io più di segnalarlo non posso. Ma il grosso problema è questo: se in quell'area dove è stato accoltellato il turista succedono sempre queste cose, perché non ragioniamo come succede davanti a tutte le ambasciate, a tutti i famosi obiettivi sensibili, un presidio H24 per presidiare quelle zone che devono difendere il cittadino comune, cioè quello che la sera magari scende dal treno, si va a prendere un panino e viene accoltellato. Io capisco che l'ambasciata è sicuramente un obiettivo sensibile, qualunque paese esso sia, capisco che ci sono tante quelle istituzioni a Roma che sono a rischio, ma quella è ancora più a rischio, perché se andiamo a vedere le statistiche, quanta gente lì ha subito furti, rapine, accoltellamenti, eccetera? Perché
non investiamo sulla sicurezza, vi mancano gli uomini, assumeteli, più posti di lavoro, più persone che possono spendere, meno disoccupazione. Investiamo sulla sicurezza, investiamo sul supporto delle persone che non ce la fanno da sole, perché tanto avere delle persone in difficoltà graveranno sempre sulla società, in un modo o nell'altro. Non è che spariscono così misteriosamente, o finiscono in ospedale, o continuano a stare per strada, o comunque in alcuni casi delinquono. E chi è la vittima? Il passante ignaro, l'uomo della strada, la mamma, la ragazza, la vostra famiglia potrebbe essere. Poi la statistica dice che con milioni di passeggeri che passano per Termini, tanti non vengono rapinati, tanti non vengono molestati, ma quelli vengono molestati, rapinati eccetera, hanno una brutta esperienza. Valigie sparite, portafogli spariti, telefoni spariti, un sistema violento che purtroppo lascia il segno a tutti. Ci tenevo a fare questo video perché veramente l'ennesima notizia brutta dopo l'accoltellamento della ragazza israeliana, dopo tutto quello che succede ogni notte a Termini, perché la verità sapete qual è? Quando ci va di mezzo la persona comune, la notizia esce e anche con ritardo di giorni. Quando invece ci va di mezzo il famoso senza tetto che sta lì perché ogni sera una bottigliata, una coltellata, una bastonata la prendono sempre, non fa neanche più notizia. Considerate che ogni volta che noi chiamiamo un'ambulanza ci vogliono ore, perché appena sentono via Giolitti, via Marsala, piazza dei 500 e tutte le vie limitrofe, le ambulanze già sanno che è una pratica e allora ci dicono in quella zona già abbiamo tantissime chiamate. Ci credo perché ce ne saranno infinite chiamate e le ambulanze assegnate a quella zona sono sicuramente poche. Ma riflettiamo anche su questo. Ditemi anche voi che cosa ne pensate dell'ennesimo accoltellamento, di quello che ci succede anche a noi quando andiamo, perché purtroppo anche noi che ormai siamo conosciuti, abbiamo fatto, abbiamo detto, abbiamo brigato, siamo sempre persone pronte e attive, ogni volta rischiamo. E voi direte Cicalò, e tanto te ci vai per soldi. Ragazzi, i soldi dei video uno li fa con qualsiasi video, poi fa anche video più semplici, più piacevoli, però sono anche convinto che sta cosa dovrò battere fino alla fine, fino a che non vedrò i risultati, come è stato per il sottopasso del Turbigo, come è stato per tante zone di Roma, vedi Tor di Valle, vedi Anagnina, vedi Piazza dei Partigiani, ce ne sono fortunatamente di cose che siamo riusciti a ottenere, anche quel poco davanti al Colosseo, però se uno non si batte e non batte, sta cosa non andrà avanti. Approfitto del fatto che qualcuno mi segue proprio per mettere davanti a tutti qual è la situazione problematica. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!